Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite, Sì, signore. se volete andare Sì, al manicomio, Sì, signore. vi accompagno io. Sì, signore. È uno spezzone tratto da Totò Peppino e la Mala Femmina, è uno di quelli famosi. L'altro famoso è quello della lettera, in cui Totò e Peppino scrivono la lettera alla Mala Femmina. Ho usato questo spezzone perché credo possa essere utilizzato per una lezione e per uno spunto. Allora, il vigile si sente fare questa richiesta assurda e manda a quel paese i due, ovviamente. Chiunque avrebbe fatto così. Un'intelligenza artificiale, anche a fronte di una richiesta assurda così, comunque avrebbe risposto a qualche cosa. Stiamo parlando di quelle che generano immagini, quindi comunque avrebbe generato un'immagine. Ma perché? Proprio per come sono costruite le intelligenze artificiali, rispondono comunque. Addirittura possono rispondere anche se il prompt, la parte di testo che io inserisco, è vuota. Ma perché? Perché in realtà il vero prompt non è solo quello, non è solo voglio questa cosa fatta in un certo modo, ma è quella parte, quindi voglio questa cosa fatta in un certo modo, più tutto l'insieme dei parametri. Quello è il vero prompt che viene sottoposto all'intelligenza artificiale e su cui l'AI risponde. Allora, la lezione che ci dà questa cosa, se io appunto faccio una richiesta fatta male e non avendo ben chiaro che cosa voglio, è ovvio che l'intelligenza artificiale mi risponde a qualche cosa, ma non mi risponde quello che mi aspetto. Se voglio ottenere qualche cosa, devo saper descrivere che cosa voglio e devo saperla descrivere in un modo comprensibile all'intelligenza artificiale. Questa è la lezione. Lo spunto. In realtà, utilizzare un prompt generico, magari un pochino meno generico di quello utilizzato da Totò, comunque utilizzare un prompt generico può essere un ottimo modo per usare la nostra bella intelligenza artificiale come motore di suggerimenti creativi, perché appunto questa risponde sempre. Quindi se io uso questo approccio, utilizzo un prompt generico e lo itero un po' di volte, l'intelligenza artificiale tende a darmi delle risposte varie, per cui io posso andare a guardare appunto le risposte che mi dà e una volta che trovo qualcosa che mi interessa posso lavorare su quella risposta andando diciamo, a rifinire meglio il prompt, a rifinire meglio i parametri. Quindi la lezione che ci danno i fratelli Capone qual è? È che per interagire con un'intelligenza artificiale devo sapere che cosa sto chiedendo, oppure devo sapere che non ho le idee ben chiare e voglio chiedere all'intelligenza artificiale di suggerirmi qualche cosa di creativo su cui io poi posso lavorare e posso raffinare.